tra ieri e oggi sono state spoilerate nuove carte del Mastery Pack Guardian. Quindi, ad integrazione del video che ho fatto su Valda e che se non hai visto puoi recuperare qui, andiamo a valutare e a discutere queste carte, dandogli un voto da 0 a 10, esattamente come si farebbe a scuola, giusto per capire se queste carte sono all'altezza del set e del competitivo, oppure sono delle buone carte, eventualmente da limited, eventualmente da draft, ma nulla di più. Quindi rimanete sintonizzati, guardatevi tutto il video mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace per supportarmi. E quindi iniziamo subito con il primo blocco di carte che io ho voluto chiamare blocco anti-aura, perché sono tre carte che di fatto permettono alla classe Guardian di gestire le classi che creano aura token, perché non aure normali, o almeno non sempre. Aura token, quindi ovviamente tutti i might, toughness, i felti, ok, quindi tutta quella gentaglia lì. Sono delle carte secondo me più che sufficienti. Vedete che il voto che io ho dato è di 6,5 al blocco. Perché di fatto vogliono fare quello che. Cioè, vogliono fare quello che dicono, cioè affrontare le aure, però lo fanno in modo condizionale, cioè bisogna vincere un crash, un clash, scusatemi, bisogna eventualmente bloccare un crash, adesso fra crash e clash si creerà un sacco di confusione, e quindi non per forza riuscirò ad attivarne l'effetto. Tuttavia sono tutte e tre dei popper a 7/8, quindi sono ottimi da giocare contro Prism, contro comunque chi mette aure però non sono token. E poi ovviamente sono gialle, quindi meglio gialle che rosse, anche se sarebbe stato eccessivo se fosse stato blu. Quindi direi che nel complesso gli si può dare una sufficienza piena e anche qualcosa in più. Quindi tolto questo blocco, adesso passiamo alle carte singole. La prima carta singola è Visit Anvilheim. Visit Anvilheim costa X, blu blocca 3 e rimuove X counter -1 da un Offend Guardian che abbiamo equipaggiato. Leggesi scudo tendenzialmente. Ora, la carta è blu e blocca 3, quindi questo ci piace sempre. Non ha Go Again. E questo quindi la rende un po' difficile da inserire perché vuol dire eventualmente bloccare un turno, nel nostro turno, quindi bloccare nel turno avversario, nel nostro turno giocare questa carta, pulire il nostro scudo dai segnalini -1 e poi passare. Quindi io l'unico modo in cui la vedo viabile è con degli extender. Zilus Belting, Enlightening Strike, quindi fai 5 Go Again e poi chiudi la chain con questa. È una carta che sicuramente in un'ottica fatigue, in un'ottica dove voglio bloccare tanto e utilizzare l'arma principalmente, può essere una buona carta. Nel complesso mi piace, nel complesso permette di togliere i segnalini dal Testament of Valahai e vi prego, è vero che esiste il Seasoned Savior, però no, è decisamente meglio il Testament of Valahai perché non parte con i segnalini -1, ha maggiore flessibilità e il Seasoned Savior può prendere massimo 2 segnalini o 3 quando blocchiamo con tutto segnalini -1. Il Testament può arrivare a prenderne 4 o 5 se si blocca sempre e in tutte le sue modalità. Quindi Visit Anvilheim è forte se io posso ottenere. Se devo perdere un turno per giocare Visit Anvilheim, voglio ottenere 5 punti vita, 6 punti vita, ovviamente potenziali, quindi ripulire il Testament of Valai ed è l'unico scudo al momento viabile per Guardian. Ovviamente Guardian generico, perché lasciamo stare Ice. Quindi secondo me Testament of Valai maggiore Seasoned Savior, anche se posso capire che viene in mente quello scudo. Valutazione 7,5. Passiamo a Base of the Mountain. Allora, Base of the Mountain è una carta che è leggendaria e ovviamente è un equipaggiamento per le gambe. Quando difende mi fa bandire un qualsiasi numero di carte azione dalla mia mano e dopodiché me le fa aggiungere alla Chain Link come carte in difesa. E questa carta guadagna potere difensivo uguale al numero di action card che stanno difendendo in questa Chain Link e ha Blade Break. Ora, sicuramente è un'ottima carta anti-dominate e su questo non ci piove. Ha Blade Break e quindi già non ci piace tantissimo,
E l'unica alternativa che vedo, oltre al fatto che è una carta anti-dominate, è se c'è qualche combo per Runeblade. Mi verrebbe da pensare con la Blood Moon, prendo danno, punisho la Blood Moon, però se non essendo un giocatore non ci vedo poi così tanta interazione, o almeno forse mi sfugge qualcosa. Quindi io avrei voluto dargli addirittura 6. Poi pensandoci ho detto, boh, forse c'è qualcosa che io sto tralasciando, diciamo che 7 potrebbe essere un buon voto. Nel complesso, se ad esempio i Flexors sono la miglior carta contro chi va wide e fanno tantissima value, e ci sono tanti eroi che vanno wide, Base of the Mountain è una carta che invece va contro chi fa dominate, perché non possiamo neanche dire va contro chi va tall, perché in realtà io posso bloccare con più carte su chi va tall senza dominate, cioè quindi è proprio una carta che è per il dominate, cioè contro Valda, bravo, neanche più Azalea, e non me ne vengono altri che hanno dominate, e parlo proprio di dominate specifico ovviamente. Quindi boh, nel senso, non mi sembra una carta poi così forte per essere una leggendaria, almeno con questi eroi, in questo meta, in questo periodo storico. Poi, passiamo ad Headbutt. Allora, Headbutt penso sia la carta peggiore che hanno spoilerato fino ad adesso, Majestic si intende. Ora, il design è bellissimo, perché costa 4, blocca 3, e di fatto non può essere difesa da equipaggiamenti che non siano testa. Se io ho equipaggiato un elmo e l'avversario non ce l'ha, questa prende più 1. E nel caso in cui procasse l'effetto crash, allora io posso mettere un meno 1, un counter meno 1 su una testa, cioè su un elmo che controlla l'avversario, e se ha 0 distruggerlo. Come design è molto bella questa carta nel complesso. Però ci sono carte migliori che hanno un attacco da 6 e sono blu, costano 4 e bloccano 3. Quindi tutto il set Guardian generico standard è migliore di Headbutt. Probabilmente una carta side contro qualche Wizard per distruggergli l'elmo? Boh, però non lo so, secondo me è una di quelle carte che sarà o limitate al limited, oppure la vedremo con il prossimo set, quindi ci saranno degli equipaggiamenti a 0 elmi molto forti e questa potrebbe prendere un po' di spazio inside. Per il momento io gli darei un'insufficienza, se dovessi valutare la carta in sé voglio dargli il 6 perché comunque il design della carta è veramente interessante e ben fatto. Test of Iron Grip. Allora, questa è la carta che secondo me è quella che dà più entusiasmo a un giocatore Guardian. Ma, e ce ne sono tanti di cui parlare, e li vedete ovviamente in slide molti. È vero che potenzialmente mi può dare un value di 7. Blocco 4, vinco il clash e l'avversario scarta una carta e mi dà altri 3 di value. Bellissimo. Ma devo vincere un clash. E se non lo vinco, la scarto io la carta. Ok? Quindi comunque è una carta pericolosissima. È di per sé una carta che non ha un attacco, quindi riduce di per sé la percentuale di vincere un clash, perché io se gioco questa carta la gioco ovviamente in 3 per. E quindi come faccio a massimizzare le possibilità di vincere il clash? La prima cosa che mi viene in mente è andare al secondo ciclo, però un blocco da portare al secondo ciclo è molto difficile, puoi farlo con un sync below, però blocca 4, io in realtà non voglio togliermi un blocco 4 dalla mano col sync below. Quindi secondo me a quel punto l'unica altra cosa che può aver senso è farlo in quei turni in cui questa è l'ultima carta dalla mano che blocca. Cerco di spiegarmi meglio. Se io sto giocando Valda e ho un attacco da 3, ok? Cioè che costa 3 nell'arsenale e ho 3 e ho 3 Seismic Surge Token, io di fatto gioco quella carta a 0. Quindi Test of Iron Grip è una di quelle carte dove io blocco con la mano, blocco con l'ultima carta che è Test of Iron Grip, quindi perdo il clash, non scarto niente perché non ho niente in mano, ma se vinco il clash, allora la carta la scarti tu, potenzialmente ti tolgo l'arsenale, non ti faccio mettere arsenale per il prossimo turno, ok? Oppure ti chiudo la chain prima se parliamo di un eroe che va wide e quant'altro. E poi io nel mio turno è vero che ho mano vuota, però posso attaccare a costo 0 dall'arsenale, quindi questo è un po' come me la posso configurare.
come carta. Ovviamente nulla toglie, ad esempio in Victor, di trovare dello spazio e prendermi il rischio di perdere una carta. Ok, è sempre da capire il momento della partita e se il fatto che io perdo una carta ha meno value di farla perdere all'avversario. Ok, quindi comunque penso sia la miglior carta spoilerata al momento e per cui gli do un 8,5. Infine, non per importanza, Pack Perfect. Allora, è una bella carta, costa 5, rossa, blocca 3, attacca 9, quindi un po' come Spinal Crush. E ogni qualvolta questa carta viene difesa, anzi, whenever a card defend this, quindi non so se addirittura per ogni carta, qui vi aiuto se c'è qualche judge che mi ascolta e mi scrive nei commenti, perché non so se per ogni carta che difende si fa il clash, oppure per ogni, cioè quando difende la prima volta. Quindi supponiamo che sia la cosa peggiore come effetto, quindi io difendo, quando questa carta viene difesa facciamo clash e si distrugge la carta in cima al mazzo, ovviamente colui che perde distrugge la carta. Ora, è un'ottima carta per il fatigue, perché 3 copie di questa e 3 copie di Grind Them Down, che vedete a schermo, vuol dire che io potenzialmente posso togliere al mio avversario 6 carte. Dico potenzialmente perché comunque Grind Them Down, che è una comune, richiede il crash. Quindi non è detto che ovviamente l'avversario lo faccia passare. Tuttavia è comunque una carta a costo 5. Quindi carta a costo 5 vuol dire l'ennesima carta a costo 5, perché giocherò anche il 3 per di Spinal Crush. Costo 5 è comunque pesante, perché anche con i Seismic Token potrei farla arrivare a costare 3, costare 2, quindi comunque devo avere 2 carte in mano. E che è bellissimo, cioè fare 9 con 2 carte è super worth. Uh, ma non è sempre così semplice come sembra. Carta a cui do 8. Potrei aumentare il valore, portarlo addirittura forse 8,5-9 se dovessi fare il clash per ogni carta che difende. Allora in quel caso sarebbe veramente, veramente molto molto forte. Però ripeto ragazzi, se c'è qualcuno, judge, esperto, che mi scrive nei commenti, mi fa una cortesia. Quindi ragazzi, queste sono le mie opinioni. Il Mastery Pack Guardian si sta rivelando essere molto interessante, sia in ottica Valda, che è l'unico eroe che uscirà insieme a questo pack, o meglio, che prenderà dei buff con questo Mastery Pack, ma soprattutto per il futuro, quindi per settembre, che vedrà altri 2 Guardian sulla scena, che poi utilizzeranno queste carte. E quindi sono super curioso di vedere come i 2 set, questo e quello di settembre, Super Slam, si andranno a unire per cercare di portare la classe Guardian dove merita, cioè in cima alle tier list. Io amo Guardian e quindi sì, deve esserci un Guardian in TRS. Punto, deciso. Ragazzi, grazie mille per essere arrivati fino alla fine. Spero che abbiate trovato il video interessante. Ripeto, iscrivetevi e vi lascio il rimando al video di Valda se non l'avete visto. L'ho fatto all'inizio, ma lo faccio anche qua in chiusura. Ciao a you!